tutti e bentornati su Learnamo. I verbi più popolari tra quelli che possono usare entrambi gli ausiliari sono Ma come avviene la scelta tra essere o avere? La risposta è più semplice di quello che pensate. Se il verbo ha un uso intransitivo, cioè non regge un complemento oggetto, l'ausiliare sarà essere. Se il verbo ha invece un uso transitivo, cioè regge un complemento oggetto, l'ausiliare sarà avere. Il mondo è cambiato negli ultimi anni. La tecnologia ha cambiato il mondo. Prendersela. Tutti sappiamo cosa significa prendere, cioè stringere con la mano, afferrare qualcosa. Invece, prendersela significa offendersi o arrabbiarsi con qualcuno per qualcosa. Il passato prossimo è usato per indicare un'azione che è avvenuta una o più volte in un momento definito del passato. Quindi ieri, 2 mesi fa, l'anno scorso, quando ho fatto quella determinata cosa, in quel momento, eccetera. In ogni caso usiamo il passato prossimo anche per parlare di un'azione che ha avuto una durata definita, di cui cioè conosciamo con certezza l'inizio e la fine. L'imperfetto invece si usa per parlare di un'azione abituale, collocata in un arco di tempo indefinito nel passato, di cui non sappiamo inizio, fine o durata. Quindi per esempio tutti i giorni, da bambino, sempre, ogni estate, di solito, eccetera. Ci sostituisce a più qualcosa. Hai pensato a cosa fare questa sera? Sì, ci ho pensato. Mangiamo sushi. Perfetto! Usare i pronomi diretti e i pronomi indiretti nella stessa frase. Il pronome indiretto va sempre prima di quello diretto. I pronomi indiretti mi, ti, ci, vi, seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, diventano me, te, ce, ve. I pronomi indiretti, gli e le, seguiti dai pronomi diretti lo, la, li, le, si uniscono per mezzo di una e, formando una sola parola. Glielo, gliela, glieli, gliele. Questi valgono sia per uomini che per donne. Anche le, infatti, diventa gli. Il problema è che la parola education in inglese si riferisce a una preparazione culturale sistematica generalmente ricevuta a scuola. In italiano però, in questo caso, parliamo di istruzione e chi la riceve è una persona istruita. Educazione, in effetti, esiste in italiano, ma riguarda la trasmissione di valori morali e culturali. Quello che in inglese corrisponde più che altro a good manners, politeness. È arrivato il momento di smettere di usare il robotico botta e risposta. Come stai? Sto bene. Se state davvero molto bene, allora potreste anche rispondere da Dio o alla grande. Ciao bro, come butta? Ciao bro, da Dio, ho vinto la schedina, ho guadagnato 500 euro, sto gasato. Vediamo come riportare notizie e informazioni. Attenzione qui, futuro semplice, mangerò. Al presente ovviamente non cambia, ma al passato, quindi per esprimere il futuro nel passato, questa è una particolarità tutta italiana e utilizziamo il condizionale passato. Ha detto che avrebbe mangiato. Attenzione!
ci sostituisce su più qualcuno o qualcosa. Rocco, ho bisogno di una mano per finire un progetto per l'università. Posso contare su di te? Certo che ci puoi contare. Sapete come descrivere una persona in italiano? In riferimento all'altezza potete anche utilizzare gli aggettivi slanciato, usato in senso positivo per indicare non solo che una persona è alta, ma anche il suo essere agile ed elegante nel portamento. Oppure allampanato, usato negativamente in riferimento a una persona molto molto alta, ma anche molto molto magra e leggermente curva, proprio come un lampione, insomma. Farcela, che significa avere successo, riuscire, portare a termine qualcosa. Anzi, ha vari significati. Innanzitutto, anzi viene utilizzato per contraddire una frase negativa detta in precedenza e in questo caso ha il significato di al contrario. Già, per esempio, non fa freddo, anzi ci sono 35 gradi. Oppure un altro esempio può essere: Stefania non è brava a giocare a tennis, anzi è proprio negata. Anzi si può anche usare con il significato di o meglio, piuttosto, quando si cambia idea. E in questo caso l'altra frase non deve essere per forza negativa. Per esempio, prendo una pizza, anzi prendo un primo. Infine, usiamo anzi per rafforzare quanto detto prima, cioè per dare maggiore enfasi, per insistere su un concetto. Per esempio, l'Italia è bella, anzi bellissima. Mentre fregarsene significa essere indifferenti, non provare alcun interesse per qualcosa. Imparare o insegnare, questi due verbi creano spesso un po' di confusione. Chi impara? Chi insegna? Allora, chiariamo. Insegnare significa far apprendere, comunicare il sapere, guidare all'apprendimento attraverso metodi didattici. Quindi è di solito il maestro o la maestra, il professore o la professoressa che insegna. Per esempio, io insegno, o perlomeno ci provo, l'italiano. O perlomeno ci provo. Che modesta che sono. Imparare invece significa acquisire conoscenze o capacità attraverso lo studio o l'esercizio. Sono gli studenti dunque che imparano o in generale qualsiasi persona a cui venga insegnato qualcosa. Quindi non si dice ho imparato a mio figlio ad andare in bici, ma si dirà ho insegnato a mio figlio ad andare in bici o mio figlio ha imparato ad andare in bici. Vediamo quando non dovete usare il congiuntivo. Quando il soggetto della frase principale e il soggetto della frase subordinata, quindi della frase dipendente, sono uguali, perché in quel caso utilizziamo l'infinito. Vediamo subito degli esempi. Io spero che io vada a Firenze a maggio. Sembra un po' ripetitivo. Ecco perché scegliamo di utilizzare l'infinito preceduto da di. Non si usa il congiuntivo con le espressioni secondo me, probabilmente, forse, anche se. Non si usa il congiuntivo con poiché, siccome, dopo che e dato che. Non si usa il congiuntivo con verbi dichiarativi. Affermare, confermare, dichiarare, dire, giurare, promettere, rispondere, scrivere, sostenere, spiegare. Ci, però, viene anche usato con il significato di qui, in questo luogo,
oppure lì, in quel luogo. A proposito, hai visto la nuova casa di Davide? No, ci vado questa sera. E sapevi che ai nostri studenti piace molto Bari? Ah sì, lo so, infatti molti di loro ci vengono ogni anno. Bordello. Questa parola si riferisce a una situazione problematica, confusionale e caotica. La mia stanza, come sempre, è un vero e proprio bordello. Colpa tua che sei disordinato. Il pronome cui. Questo sostituisce qualsiasi altro complemento. Pertanto è sempre introdotto da una preposizione in base al verbo utilizzato. Hai un esempio? Certo, per esempio, Maria è la persona a cui penso sempre. Pensare a qualcuno. Annoiante. Questa parola in italiano semplicemente non esiste e deriva dall'inglese annoying. Tuttavia, se qualcosa in inglese è annoying, in italiano è fastidiosa, mentre l'aggettivo noioso in realtà è boring, laddove invece annoiato sarà bored. Calma, stai calmo. Dai, ma attenzione, non la seconda persona singolare del verbo dare. E no, dai, infatti, può esprimere vari significati. Per esempio, si può usare quando vogliamo esprimere stupore o sorpresa per qualcosa che abbiamo visto, letto o sentito, a cui quasi non crediamo. A proposito, ho visto Sara e Luca di nuovo insieme. Dai, veramente? Oppure, dai può essere utilizzato per incoraggiare qualcuno a fare qualcosa. Magari chi ha visto tutti i nostri video potrebbe averci sentito dire, dopo una spiegazione, dai, ora provate a fare tutti gli esercizi sul nostro sito. Dai, fatelo anche per questa lezione. Il link è nella descrizione. Infine, dai può essere usato per invitare qualcuno a smettere di fare qualcosa. Dunque come sinonimo di basta, smettila. Dai, smettila con questi selfie. Dobbiamo finire il video. Scusate ragazzi. Vediamo insieme alcuni contesti nei quali usiamo il tu e altri invece nei quali usiamo il lei. Per esempio, due ragazzi che non si conoscono si danno del tu. Esatto, però Due adulti che non si conoscono si danno generalmente del lei, a prescindere dalla condizione economica e sociale. inoltre i ragazzi solitamente danno del lei alle persone adulte e anziane, mentre gli anziani e gli adulti tendono a dare del tu ai ragazzi. Eccetto nelle scuole e nelle università, dove il lei è reciproco tra studenti e professori. E infine, in famiglia, tra genitori e figli o parenti in generale, si usa sempre il tu. In ogni caso, se durante una conversazione volete creare un clima più informale, potete sempre chiedere al vostro interlocutore: possiamo darci del tu? Sì, e allo stesso modo, se qualcuno vi dà del lei ma vi sembra eccessivo e preferite ridurre le barriere di formalità, potreste dire dammi del tu, oppure mi dia del tu. Ne sostituisce di oppure da più una cosa
o una persona menzionate in precedenza. Molto più semplice così, no? Hai conosciuto il nuovo fidanzato di Sara? Che ne pensi? Cioè, che pensi di chi? Del nuovo fidanzato di Sara? Che ne pensi? Ma il ne è utilizzato anche per indicare parte di una quantità. Vediamo alcuni esempi. Quanti biscotti hai mangiato? Ne ho mangiati solo 2. Cioè, ho mangiato solo 2. Di che cosa? Di biscotti. No, non mi interessa proprio. Non lo voglio. I sostantivi invariabili. Quali sono? I sostantivi che terminano con una vocale accentata. La città, le città. Noi vi salutiamo augurandovi tante belle cose. No, ce ne stavamo dimenticando. Non dimenticate invece di seguirci anche sui social, Instagram, Facebook e Twitter. E di passare dal nostro sito ufficiale www.lernamo.com, dove potete trovare tutti i nostri video e i nostri contenuti. Adesso è davvero tutto. Alla prossima! Ciao! Comunque, che bella la vita da youtuber. Il mare, il sole, le vacanze, i soldi. Sì, siamo l'invidia di tutti. Già.